Il mondo della fotografia professionale è un mondo estremamente competitivo, fatto di gente capace, fatto di gente che ha dei team dietro e soprattutto all'inizio non è facile trovare il proprio spazio e la propria dimensione. Anche perché 9 volte su 10 chi comincia, chi si immette in questo mondo per la prima volta comincia da solo. È un one man band e deve tirar fuori il miglior risultato possibile. Ci sono passato io, probabilmente ci siete passati anche voi e quasi sicuramente ci passeranno quasi tutti quelli che verranno dopo. Il modo migliore per competere e anzi per nuotare in questo mare è quello di lavorare con qualità e con velocità. Il perché della qualità è presto detto e dovrebbe essere lo standard imprescindibile. Il motivo della velocità è perché molto spesso chi comincia magari non fa il fotografo come primo e unico lavoro e quindi deve ottimizzare i tempi al massimo che può e non è sempre facile e fare le notti davanti al computer è magari bello, divertente per fare le storie le prime 2 volte, ma alla terza e alla quarta comincia a diventare pesante e ti fa passare subito la voglia. Ed è qui che entra in gioco Aperty, un software di fotoritocco e di sviluppo fotografico pompato con l'intelligenza artificiale. Ora, partendo dal presupposto che io non prendo quasi mai lavori commerciali di questo tipo, un po' più classici che comprendano ritratti o editoriali per 1000 motivi, il principale è che non sono più troppo fan, all'inizio ne facevo molti di più, adesso prendo solo quelli che mi interessano davvero, ma soprattutto quelli che mi lasciano più o meno carta bianca e quelli che magari non mi fanno stare chiuso in studio perché mi annoio. Comunque qualche settimana fa mi è stato chiesto di scattare delle foto per un nuovo brand che sta venendo lanciato in questo momento e il progetto mi sembrava figo, carino e soprattutto appunto mi lasciavano praticamente carta bianca, mi hanno dato solamente un mood diciamo da seguire e da lì ho potuto fare quello che mi pareva, dove mi pareva, con chi mi pareva, come mi pareva. Dunque così ho fatto, abbiamo scattato 2 set differenti, uno un po' più urbano in città e l'altro invece al mare. E una volta finita la parte di shooting, la mia parte preferita, quella un po' più divertente, è arrivata quella di solito un po' più lunga e che mangia via la maggior parte del tempo, quella dell'editing. Adesso sembrerò una di quelle influencer che sponsorizzano le creme con dentro l'acido che ti corrode la pelle, però più o meno nello stesso periodo sono stato contattato dai ragazzi di Aperty per appunto provare questo loro software con intelligenza artificiale integrata. Fortunatamente prima di dirgli sì o no mi hanno offerto una prova del software per vedere come funzionava e dopo averlo provato gli ho detto sì perché mi ha salvato letteralmente un sacco di tempo in questa situazione. Ora cerco di farvela il più breve possibile perché voglio farvi effettivamente vedere che cosa può fare Aperty e come lo può fare, ma per farvi giusto una breve introduzione per darvi un'idea, fondamentalmente la funzione migliore di Aperty è quella del ritocco della pelle. Chiunque abbia mai fatto dei ritratti seri e in studio e comunque commissionati da qualcuno sa che lo scoglio della pelle prima o poi arriva e devi impararlo ed è una cosa lunga. Puoi sicuramente agevolarti in 1.000.000 di modi, però è una cosa lunga e complessa. E di solito tendenzialmente si paga qualcun altro per farlo, molto spesso succede. Ora, fondamentalmente con Aperty puoi fare tutto questo lavoro con l'intelligenza artificiale in pochissimo tempo. So che molti fotografi sono contro l'intelligenza artificiale per 1000 motivi, ma questa è una di quelle applicazioni dell'intelligenza artificiale che io amo alla follia perché ti semplifica il lavoro e te lo velocizza, consentendoti di passare ad altri lavori nel minor tempo possibile mantenendo un'ottima qualità, che secondo me è fondamentale, anzi è forse il requisito principale. Ad Aperty potete arrivarci sia tramite Lightroom che tramite Photoshop. Secondo me è più intuitivo arrivarci tramite Photoshop facendo il passaggio Lightroom, Photoshop, Aperty, ma insomma vedete un po' voi come vi trovate. Tra l'altro vi offre anche un editor di immagini un po' più classico in stile Lightroom in cui potete controllare esposizione, contrasto e tutta quella roba, come si torna a zero, e tutta quella roba lì insomma come qualsiasi altro software che sia Lightroom o praticamente qualsiasi altra roba, molto classico. La roba interessante di Aperty però è questa, io adesso ve lo faccio vedere perché è quasi sconvolgente. Zoomiamo sulla faccia, ok, vedete che qua ci sono tutti questi brufoletti che non sono neanche troppo invasivi in realtà, però per pulizia dell'immagine vanno tolti.
Ora, quello che si farebbe tendenzialmente su Photoshop e che ho sempre fatto anch'io fino a questo momento sarebbe separare le frequenze e poi da lì pulirti tutte quante le texture, aggiustare tutto quanto, cercando di mantenere il tutto il più verosimile possibile e cercando di evitare l'effetto bambola di plastica. Comunque, rimozione delle macchie, ok? Partiamo da questo punto qui. Guardate bene questa zona, lo portiamo su del tutto e con un click le ha tolte tutte. Tutte. Un click, anzi, uno slide. Tutte. Ora, c'è anche quest'altro slide che si chiama dettagli, che serve appunto per preservare più dettagli possibili. Io lo porto un po' più su per avere un po' più di texture sulla pelle. Ora, qua comunque è una foto non con un fuoco perfettissimo su tutto il viso perché è inclinato. Ma, ok, prima, dopo. Fuori di testa. Potenzialmente siamo anche già a posto così potremmo chiudere Aperti. Follia. Comunque ci sono un sacco di altre funzioni, ora in questo caso lei è molto giovane quindi non c'è bisogno di troppi altri parametri che siano occhiaie e tutto questo contorno qui, però per farvi vedere giusto come funziona possiamo andare a levigare ancora di più la pelle, ok? Secondo me così la rende un po' plasticosa. E è molto realistico comunque, soprattutto aumentando i dettagli, si vede proprio la texture della pelle ancora, ma non è troppo di mio gusto, quindi magari lo tengo così, ok? Giusto per... Qua, per appunto togliere le occhiaie, ma in realtà queste ombre lunghe sono date dal sole e preferirei tenerle, perché anche se comunque in questo scatto sono pochi, mi andrebbe ad agire in questo punto qua e non è troppo quello che voglio, vedete? Secondo me in questa maniera resta comunque più naturale, che era un po' il brief, no? Mantenere tutto quanto molto naturale e molto tranquillo. Ok, qui abbiamo gli altri controlli per l'illuminazione, ovvero per aumentare fondamentalmente l'esposizione sul viso, e qui per ridurre l'effetto glow, diciamo per renderlo un po' più piatto. Non so se rende l'idea, ma in questa zona si vede particolarmente bene. Senza e con appiattisce proprio il bianco. Io direi di tenerlo proprio un minimo. Okay. Gli occhi in questo caso sono chiusi, quindi fondamentalmente non serve, ma è comunque una roba che io non vi consiglio di fare. Era una roba che si faceva molto una decina di anni fa e io ancora non facevo foto, ma mi rendevo conto che facevano tutti quanti gli occhi super spiritati, che de gustibus, a me non piace. Lo sbiancamento dei denti in questo caso non si vedono mesorri, non si vedranno neanche nelle altre. Qui abbiamo la levigazione delle labbra, che in questo caso in realtà forse si vedrà un po' poco, forse sugli altri due tipi di esempi si vedrà un po' di più. Qui per tutta quanta la parte del trucco che non mi interessa per 1000 motivi, principalmente perché è in bianco e nero, ma comunque credo che non lo toccherei. Però se voi avete necessità particolari potete farlo. Qua c'è il contorno della faccia, quindi per contornare il viso. Qua c'è la sfumatura anche per renderlo meno forte. Intanto ci guardiamo un prima e dopo. Potete intensificare l'effetto o no, è la transizione tra le parti luminose e le parti in ombra. L'eyeliner non mi interessa. Qua invece, dato che c'è molto sole, le sopracciglia sono molto chiare e questa roba è sicuramente più interessante per rendere gli occhi più strong all'impatto. Focalizziamoci un attimo qua, vi faccio vedere. Secondo me qua cambia proprio tutto quanto. Questa parte non la userò perché, salvo rari casi, non lo trovo mai particolarmente giusto. È una questione forse mia etica. Comunque qui avete tutta quanta la parte fondamentalmente di fluidifica di Photoshop. Quindi se per esempio voi Photoshop non lo avete perché magari nel vostro piano c'è solamente Lightroom, potete farlo direttamente da qui. Ora io ve lo faccio vedere così giusto per, ma non lo utilizzerò comunque. Vedete? Facciamo questo effetto Dwayne The Rock Johnson, che io non gradisco particolarmente, e potete cambiare insomma tutta questa roba qui. Vedetevela voi, a me non interessa farlo, quindi non lo farò. Ora, qua potete aggiungere anche la grana, a questo punto potete anche decidere se volete sfocare un altro po' lo sfondo, a me in questo caso non interessa, è già abbastanza sfocato. Comunque
Potete aggiungere la grana direttamente da qui, la vignettatura. Ora io vi faccio vedere come metto la grana in questo tipo di foto. Non lo dovete fare per forza, lo potete fare da Lightroom, da Photoshop, lo potete fare direttamente da lì. A gusto mio è una cosa molto caruccia da fare in un certo tipo di immagini perché è un tipo di effetto un po' pesante. Comunque intanto vi faccio vedere un prima e dopo. Ok? Aspetta, metto in un gruppo tutti questi per farvelo vedere al volo. Questa era l'immagine di partenza e qui è come siamo arrivati in poco tempo nonostante tutte le mie spiegazioni. Quindi ora potremmo potenzialmente aver finito, però volevo farvi vedere un altro paio di robe. Intanto prima vi ho detto di crearvelo su un nuovo livello perché coi livelli potete sempre gestirvi l'opacità. Quindi se pensate di essere andati un po' troppo oltre, potete portare da 100 a magari un pelino meno, ok? Per recuperare un pochettino tutte quante le varie texture della pelle. Anyway, adesso vi faccio vedere come metto io la grana in questo tipo di immagini. Command Option Shift E per creare un livello superiore che comprenda tutti quelli sotto. Filtro, disturbo, aggiungi disturbo. Vi si apre una finestra, fate gaussiana, io faccio gaussiano, voi fate uniforme, fate un po' come vi sentite. Magari lo abbasso un pelino, che sennò è un po' too much, ok. Forse ancora un po' too much, riduco l'opacità. Ok. E poi gli creo una maschera di luminosità. Ve la accenno giusto al volo, fondamentalmente è una mappa sfumatura in bianco e nero suddivisa in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valori da 100 a 0 progressivi. Questo serve per creare appunto... È come fondamentalmente fare in modo un po' più automatico un dodge and burn. Gli do ok. Se lo volete fare anche voi dovete mettere la mappa di sfumatura in luminosità, perché sennò vi smarmella tutto quanto, ok? Così non va bene, deve essere in luminosità. Selezionate la maschera, la invertite, poi con un pennello bianco, leggero, mi raccomando, quindi flusso e opacità devono essere bassi, vi selezionate solo le aree che vi interessano. In questo caso faremo una roba molto leggera, quindi andiamo... solo qui, giusto per enfatizzare un pochettino questa parte contrastata. Okay. Non so se renda dalla registrazione schermo, spero di sì, comunque serve per dargli giusto un pochettino di pop in più, ecco. Assolutamente opzionale. Ok. Comunque, raga, sappiate che se Aperti vi sta piacendo, in questo momento ci sono gli sconti di primavera, quindi se ci arrivate tramite il mio link che è in descrizione avete non solo il 50% di sconto sull'annuale, ma un mese gratis, 7 giorni di prova e un ulteriore 10% col codice Enrico10. Comunque procediamo all'altra immagine. Partiamo da questa qua, che era quella che vi volevo far vedere in particolar modo. Allora, io qua tendenzialmente posso procedere in due modi. Posso fare una pulizia generale, che è comunque quella che si farebbe ogni volta che fate un ritocco della pelle. Una pulizia di base prima di separare le frequenze io comunque tendenzialmente la faccio. Però, nel caso in cui non vogliate farla, perché Aperti ve lo permette volendo, adesso magari do solo una pulita qui al maglione. Nuovo livello. Filtro, Skylum, Aperti. Ok, siamo su Aperti. Pronti? Secondo me no, però. Bam. Manteniamo i dettagli. Levighiamo un pochettino la pelle. Dettagli. Allora, in questo caso è in bianco e nero, quindi la carnagione del viso non serve troppo correggerla, però... vabbè. Cercate di capire quello che vi sto facendo vedere e la velocità è impressionante. Rimuoviamo un filo di occhiaie. Io tendenzialmente non lo faccio, però. Questo è prima, questo è dopo con 2 slider. Se avessi fatto una pulizia un minimo accurata, io in
30 secondi avrei fatto la foto senza nessun tipo di problema. Ok, ora ve lo faccio vedere con cognizione di causa invece, magari facendo prima quei 30 secondi per prenderveli e migliorare tutto quanto al volo. Secondo me è una roba totalmente fuori di testa e senza senso. Sono veramente 4 clic e vi siete fatti la foto. Comunque andiamo ad applicare in questo caso e come sempre potete diminuire col livello. In questo caso a me va bene così, senza voler strafare, non è mai quello che cerco. Raggruppiamo questi. Posto, fatto. Prima, dopo. Ultimo esempio, qui abbiamo una situazione molto più tranquilla. Sicuramente anche qui, aiutati che il ciel t'aiuta, per carità di Dio. Però, adesso, per andare un po' più spediti, per non far durare 4 ore questo video, situa iniziale. Qui proprio ha mantenuto tutte quante le texture. Poi era sicuramente una situa più controllata. Ok, allora ne approfitto anche per farvi vedere le labbra, che hanno tutti questi micro contrasti qua in mezzo, che in questo caso non sono fastidiosi, però possiamo in qualche modo alleggerirli. C'è questo slider che si chiama appunto levigare le labbra, e quando lo alzate vedete che vi alleggerisce tutti questi micro contrasti. Ora, così è sicuramente un po' too much perché perde completamente forma, però un minimo, giusto per non avere delle texture troppo aggressive in questa parte. Boh, follia, veramente, 4 clic. E duplichiamo il livello. È fatto. In pochissimo tempo, adesso non so quanto tempo ci ho messo, comunque neanche 5 minuti forse, ho fatto una foto dall'inizio alla fine, rendendo un ritratto a mio parere e a mio gusto molto bello. Vi faccio vedere il prima e dopo anche qui, mettiamo tutti in un gruppo. Eccoci tornati, io spero che il video vi sia piaciuto, spero che abbiate trovato quantomeno interessante Aperty, secondo me è una bomba e se fate ritratti e se lavorate come professionisti è praticamente un must, soprattutto quando fotografate persone, se magari fotografate food non è propriamente la vostra, ma se avete dei ritratti o degli editoriali di qualsiasi tipo e lavorate da soli, Aperty secondo me ci vuole, una gran svolta che vi velocizza tutto il workflow e tutto il processo creativo. Comunque fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, io vi super ringrazio per essere arrivati fino a qui e noi ci vediamo in un prossimo video.